quando dovete andare a comprare una macchina nuova spesso mi chiedete consiglio. Questa cosa mi fa enormemente piacere. Spesso però l'unica prima cosa che andate a guardare sono i consumi e rappresentano per voi una scelta quasi fondamentale per determinare quale auto è meglio da acquistare. I costi di gestione e di manutenzione vengono spesso accantonati o sottovalutati sbagliando, perché mettere sempre al primo posto solamente la spesa per il rifornimento non è corretto. Ovviamente è importante, soprattutto se durante l'anno si fanno tanti chilometri, però c'è ben altro da considerare quando si va ad acquistare un'auto. Farò un calcolo il più realistico e preciso possibile sui reali consumi della mia TT. Ho letto di tutto nei commenti dei miei video, da chi faceva 5 km al litro a chi ne faceva 26. Ovviamente la verità sta nel mezzo e sono dati un pochino estremi, molto lontani da quello che è effettivamente la realtà. Intanto facciamo un bel pieno e vediamo quanti ne riesco a percorrere. Ok, eccoci qua, volevo fare un video sul consumo effettivo di carburante da parte della mia Audi TT seconda serie 1008 TFSI da 160 e sono appena entrato in riserva. Questa modalità posso andare a vedere con precisione quanti chilometri mi sono rimasti percorribili con la riserva e il computer di bordo mi dice 60 km. Ovviamente è una previsione, non sono dati estremamente precisi, estremamente reali. Eccoci qua, ho fatto il pienissimo, adesso a zero i chilometri parziali e vediamo con questo pieno, oltre 54 litri, più quelli che avevo dentro, siamo sui 55 della mia macchina, vediamo a quanto andiamo. Eccoci qua, come potete vedere l'indicatore della benzina segna ancora praticamente tutto pieno, è un pochino oltre l'asticella, segna quasi tutto pieno e ho già percorso 100 km.9. Potete controllare tranquillamente dal frame precedente, erano 98.047 km, ne ho percorsi praticamente 101 e l'asticella non si è ancora mossa. Tutto questo mi fa pensare che i vari discorsi del tipo fa solo 400 km, 500 km con un pieno siano delle stupidaggini, poiché appunto è molto ma molto improbabile che mi vada via tutto il serbatoio per soli altri 300 km. Comunque stiamo a vedere come procede. Signori miei, eccoci qua, sono esattamente, potete vedere bene qui, quasi, e dai, ci sono a metà serbatoio. Dal 15 di giugno ho percorso, come vedete, 459.8 km. Sono partito da 98.047, sono 98.506 ed ho consumato esattamente metà di serbatoio. Al momento sono praticamente fugate le notizie secondo cui il 1008 TFSI da 160 ti fa 400 km con un pieno. Era un'assurdità, ma volevo dimostrarlo. Adesso vediamo come si evolverà la questione consumi. Siamo quasi alla fine del pieno, come vedete manca poco meno di una tacchetta, di una tacca alla riserva. Ho percorso ad oggi 672.3 km e niente, insomma, per adesso i consumi sono tutto sommato buoni. Non ho percorso autostrada, ho fatto solo prevalentemente urbano e un po' di extraurbano. Ho avuto anche il climatizzatore acceso, quindi anche quello può incidere parzialmente sui consumi. Ad ogni modo ci aggiorniamo non appena finisco tutto. Ho raggiunto effettivamente 700 km, attenzione alle buche, è notte, 700 km. L'autonomia del computer di bordo mi dà disponibili gli ultimi 100, come vedete dalla ripresa precedente è cambiato poco, sono quasi in riserva. Vediamo alla fine quanti ne avrò totalizzati e percorsi. Si è accesa la spia della riserva, dunque da riserva a riserva ho fatto 718.4 km.
Come avete visto, ho sommato tutti i pezzetti di video man mano che il carburante scendeva e i chilometri crescevano. Con un rifornimento al costo di 1,279 euro litro, ho fatto 54,73 litri. Non ci stava praticamente più, pari a 70 euro, come avete potuto vedere dalle fotografie che ho fatto della pompa di benzina. Dal 15 di giugno con 98.047 km all'attivo sono riuscito a finire tutto quanto il 19 di luglio con 98.765 km all'attivo. 718 sono quelli percorsi realmente su strada da riserva a riserva, pari, se facciamo una rapida divisione, a 13,1 km litro. Audi dichiara un consumo medio di 15,6 km litro. C'è una differenza quasi minima, diciamo che i dati sono abbastanza vicini, non si avvicineranno mai a quelli dichiarati, però dai, tutto sommato siamo più o meno lì. Considerazioni finali: la mia macchina non è così assetata come si potrebbe pensare. Un 1.800 da 160 turbo benzina non è tutto sto mostro di motore, si può tranquillamente comprare. Come ho detto in apertura, bisogna considerare quanti chilometri si fanno durante l'anno, perché quello è il vero valore reale da tenere in considerazione. Se vi prendete una macchina super potente ma girate poco, a fine corsa i consumi non saranno così tanti e non saranno così incisivi sul vostro budget. Viceversa, se prendete un motore più piccolo ma fate una vagonata di chilometri, lì potrebbero essere noie. Quindi fate sempre bene attenzione a quello che è la vostra vita in base all'auto che volete comprare. Tutto il resto, dai consumi alle tasse e alla gestione dei consumi, sono sempre relativi. Spero di essere stato utile con questo mio test, anche perché si può applicare sia su percorrenze più lunghe sia su macchine che hanno più o meno la stessa potenza. Ciao!